Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video come lo chiamo io fuori programma perché non faceva parte della scaletta di video che devo realizzare, ma è saltato fuori così per caso. Nello specifico oggi vi faccio vedere come ho realizzato il mio impianto domotico nella casetta del giardino per gestire irrigazione, una luce e in futuro aggiungerò anche altro. Non che sia una novità la gestione dell'impianto di irrigazione con un Sonoff 4CH, è già stato visto in tutte le salse, ma siccome l'ho fatto a modo mio, volevo farvi vedere come l'ho realizzato perché potrebbe essere utile a qualcuno. È un'installazione molto semplice, ovviamente andremo ad applicarla su un impianto di irrigazione esistente e funzionante, quindi non vi spiegherò come si fa un impianto di irrigazione, ma vi spiegherò come convertire l'impianto tradizionale in un impianto domotico. Io ad esempio vi farò vedere che ho una centralina della Rainbird che in opzione poteva anche ospitare un modulo per gestirlo tramite app e tutto quanto, ma ho preferito poi eliminare tutto e gestirlo con un Sonoff. Ora vi faccio vedere prima l'impianto vecchio come l'avevo concepito e poi faremo la conversione alla versione diciamo domotica. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Allora, questo era il vecchio impianto, diciamo. Come l'avevo concepito? C'era appunto questa centralina di irrigazione della Rainbird con la sua morsettiera e il vano a batterie, ma io avevo costruito tutto questo a crocchio con tanto di forie per il raffreddamento, perché queste centraline notoriamente non sono, tra virgolette, immortali se le usiamo direttamente per comandare le elettrovalvole, quindi ho preferito usarla, diciamo, solo come controllo, ma facendo gestire tutta la parte, diciamo, di potenza da un altro alimentatore. Ho preso un alimentatore a 24 volt, le uscite della centralina di irrigazione le ho portate alle bobine dei relè a 24 volt, in modo che quando la centralina dava il consenso chiudeva il relè che prendeva corrente da un alimentatore a 24 volt e tramite questa morsettiera la mandava ai cavi. In questo modo non ho sovraccaricato i contatti della centralina, anche perché il 24 volt sarebbe arrivato dal suo trasformatore da 650 mA, che sono un po' pochini, quindi tutta la gestione, diciamo, di potenza era affidata ad un alimentatore 24 volt Manuel da 6,3 A, che è fin grosso, ma avevo questo. Quindi cosa faremo adesso? Io andrò ad eliminare la centralina Rainbird e qua sopra ci metterò un bel Sonoff per gestire il tutto. Ovviamente, già che ci sono, gli do una pulita. Per gestire tutto questo ci affidiamo a un Sonoff 4CH Pro. In questo caso è un R3, ma potrebbe essere anche di un'altra versione. L'importante è che sia un 4CH. 4CH vuol dire 4 canali. Normalmente impianti di irrigazione domestici non hanno più di 4 elettrovalvole di 4 zone. Io nel mio caso avevo un impianto a 4 zone che in realtà adesso ho diminuito ed è diventato a 3. Se avete 5, 6, 7, 8 zone ce ne vanno 2 e via dicendo, perché lui ha 4 uscite, ma non 4 uscite normali come quelle che usiamo con i Sonoff Mini eccetera, ma 4 uscite di scambio con contatto pulito. Queste qua sotto. Cosa vuol dire con contatto pulito? Vuol dire che in uscita non c'è tensione, ma semplicemente c'è uno scambio che chiude un contatto o che lo apre, perché ha un'uscita sia normalmente chiusa che normalmente aperta. Normalmente chiusa vuol dire che è sempre chiusa e quando la, diciamo, l'abilitate si apre, invece noi usiamo l'uscita normalmente aperta, ossia aperta che quando gli diamo il comando chiude. Quindi cosa succederà? Che il Sonoff, chiudendo quest'uscita, è come se andasse ad attaccare due fili tra di loro, interrompendo quindi uno dei due fili del 24 volt che andrebbe all'elettrovalvola, perché se voi prendete un'elettrovalvola da 24 volt e gli date il 24 volt si apre, se glielo togliete interrompendo anche solo un filo si chiude. Questo è il funzionamento ed è quello che andremo a fargli fare comandandola col nostro Sonoff. Ma adesso vi faccio vedere come lo monto, vi faccio un po' di teoria, poi come al solito facciamo uno schemino con la penna così cerchiamo di capire il tutto. Sonoff 4CH che è lui, un ingresso di fase neutro 230 volt e le 4 uscite. Vedete che abbiamo sempre NO, COM, NC, comune è il centrale che switcha, normalmente aperto, normalmente chiuso. Noi lavoreremo su tutte e 4 le uscite tra comune e normalmente aperto. Sonoff 4CH che ha dei LED di stato che indicano l'attivazione o meno dell'uscita, segnale del wifi e 4 pulsanti a bordo per comandare manualmente le zone, che in questa applicazione è molto comodo. Ora vi faccio vedere come si usa questo Sonoff 4CH
lo alimento, lui va in modalità accoppiamento, quindi semplicemente apriamo la nostra app WeLink, andiamo a fare l'aggiunta di un dispositivo col più, accoppiamento rapido come qualsiasi Sonoff normale, rete wifi da 2,4 GHz, andiamo avanti, lui cerca il dispositivo e voilà, già trovato, ho trovato anche dall'assistente vocale di Amazon, lo vado a rinominare e lo chiamo casetta giardino. Questo perché? Perché oltre a comandare l'irrigazione comanderò poi anche una luce che ho lì fuori e vi farò vedere dopo. Completato, vedete che mi compare qua, noi avremo semplicemente la possibilità di chiudere questi 4 contatti, quindi 1, 2, 3, 4, in modo da gestire, nel mio caso, le 3 zone dell'irrigazione più la quarta uscita che userò per una luce, appunto. Vedete che c'è un comando sul display che si chiama accendi tutto e spegni tutto. Io questo comando vi faccio vedere come eliminarlo. Vedete, nascondi tutti gli on off. Lo abilitiamo, torno indietro, il comando non c'è più. Perché l'ho disabilitato? Perché normalmente in tutti gli impianti di irrigazione bisogna dividere a zone anche per un discorso di portata e di pressione dell'acqua. A casa mia non riesco ad usare tutte le zone contemporaneamente perché non arriverebbe abbastanza acqua con abbastanza pressione da sfruttare l'alzata e la gettata per ogni irrigatore. Azionarle tutte insieme non ha senso, inoltre un'uscita e una luce che non c'entra niente con l'irrigazione, preferisco averle comandabili separatamente e basta. Andiamo a cambiare anche il nome delle singole zone. Dai 3 puntini impostazione sul nome dispositivo casetta giardino possiamo rinominare i 4 canali che saranno zona 1, zona 2, zona 3 e questa qui che sarà LED gazebo. Perfetto, io in questo modo avrò le 4 uscite con i nomi zona 1, zona 2, zona 3 e LED gazebo, ma noi adesso possiamo fare delle vere e proprie programmazioni. Andando qui in orario aggiungiamo una programmazione, gli dico che la sera alle 21 tutti i giorni, perché adesso fa caldo, l'accensione della zona 1 e la salviamo. Noi in questo caso abbiamo creato un programma che è alle 21 l'accensione della zona 1 tutti i giorni. In questo modo però l'irrigatore della zona 1 si accende alle 21 di sera e continuerebbe a buttare acqua come se non ci fosse un domani. Quindi abbiamo 2 opzioni: o diamo un tempo di attivazione per ogni uscita limitato, tipo 10 minuti, oppure dobbiamo aggiungere un programma per spegnerlo e vi faccio vedere come. Creando un'altra programmazione alle magari 21:10 tutti i giorni, ne ho saltato uno, tutti i giorni aggiungi azione off del canale 1. Abbiamo quindi creato 2 programmi che sono l'accensione alle 21 e lo spegnimento alle 21:10. Quindi la zona 1 tutti i giorni gira per 10 minuti. Oppure l'altra opzione era eliminare questo programma, lasciare solo l'accensione e fare cosa? Andare qui in impostazioni, la voce impostazioni di inching va a definirmi per ogni uscita quanto tempo deve stare eccitata. Quindi io prendo la 1, la 2, la 3 e gli dico che devono stare eccitate 10 minuti. Vedete? In questo modo zona 1 10 minuti, zona 2 10 minuti, zona 3 10 minuti, LED gazebo no perché è una luce che accendo e spengo all'occorrenza. Salvo, cosa succederà? Che quando parte il programma, tutti i giorni alle 21 della zona 1, lei girerà per 10 minuti e poi si spegne. Poi cosa faccio? Aggiungo un altro programma alle 21:11 tutti i giorni che aggiunge on zona 2 e lo salvo. Stessa cosa lo faccio per zona 3. Io in questo modo mi sono programmato la mia irrigazione in modo che ogni giorno giri per 10 minuti, prima la zona 1, poi la zona 2, poi la zona 3. A livello di programmazione è semplicissimo. Adesso vi faccio vedere anche come si comporta con i comandi vocali, perché noi oltre ad avere la programmazione possiamo anche non averla del tutto e andare ad attivare le zone manualmente dal telefono. Allora in quel caso viene ancora più utile il tempo di attivazione lynching, perché facciamo partire una zona e sappiamo che dura un po' tot di tempo e si stacca, perché magari non vogliamo usare la programmazione ma vogliamo bagnare solo quando magari ha fatto caldo o sappiamo che non pioverà per X giorni. Insomma, ve la potete gestire come volete, esattamente come facevate prima con la centralina, con la differenza che non dovete andare fino alla centralina, che nel mio caso voleva dire scendere di casa, cambiarsi le scarpe, attraversare il giardino, aprire la casetta. Insomma, sono comodità, non sono necessità quotidiane, ma sono comodità. In questo modo lo facciamo dal divano mentre stiamo guardando un film, o lo facciamo addirittura con un comando vocale, perché ovviamente tutto quanto funziona anche col comando vocale. Accendi casetta giardino zona 1
Ovviamente ho dovuto dire casetta giardino zona 1 perché lui deve prendere il comando vocale del dispositivo principale e della sua uscita. Se non vogliamo dire tutta questa tiritera di nomi, basta semplicemente creare una routine. Purtroppo ad oggi non sono ancora riuscito a trovare un modo con l'assistente di Amazon o con WeLink per ritardare la partenza di più dispositivi. Quindi sarebbe bello dire bagna giardino e lei in automatico ti fa partire zona 1 per poi dopo un X tempo far partire zona 2, X tempo zona 3, eccetera. Questo non sono ancora riuscito a farlo, quindi ad oggi il miglior sistema per comandare la programmazione dell'irrigazione è usare il programma con i giorni e gli orari direttamente dentro il dispositivo in WeLink, come vi ho fatto vedere prima. Però voi sapete che magari ha fatto oggi molto caldo e un irrigatore vi prende una zona di una pianta che ha bisogno di più acqua, che si chiama zona 2, comando vocale gli dite accendi casetta giardino zona 2 e senza alzarvi e senza prendere il telefono in mano parte l'irrigazione di quella zona. Questo adesso era tutto il concetto generale per spiegarvi come funziona. Ora vi faccio vedere come lo monto io e lo proviamo insieme. Non vi spaventate di tutto sto casino di fili, ma adesso ve lo spiego veloce e poi facciamo anche uno schemino. Dunque io ho dato il 220 volt al 4CHR3, il 220 volt all'alimentatore, quindi fase neutro più la terra. Le uscite sono il più e il meno del 24 volt, che sono questo filo rosso e questo filo nero. Il filo rosso va qua dentro tutti i comuni delle tre uscite del 4CH Pro R3 e poi vedete che esce un blu, un giallo e un arancione dal contatto normalmente aperto che vanno esattamente sulla morsettiera in uscita, dove poi collegherò i cavi che vanno alle elettrovalvole. Quindi cosa succede? Che il filo nero è un comune negativo per tutte le elettrovalvole e sugli altri fili ci sarà tensione solo quando verrà abilitato il son off. Vedete che adesso al display non c'è nulla. Se io abilito il giallo, che è l'uscita 2, non so se si legge, ma adesso qui c'è un 24 volt. Quindi realizzazione semplicissima, ripeto, adesso vi faccio uno schema. Quello che è importante capire è come lavora il contatto in chiusura del 4CH Pro e il fatto che ci appoggiamo ad un alimentatore, in questo caso a 24 volt perché le testine sono a 24 volt, quindi lo sforzo dell'alimentazione verrà gestito dall'alimentatore, mentre il son off andrà a fare solo una chiusura del contatto. Contatti che sono su ogni singolo relè 10 A che per un impianto di irrigazione in bassa tensione ne abbiamo da vendere, quindi il problema mai ci sarà. Ora qui gli farò un carter perché ho recuperato la scatola di prima, fisso il tutto, lo rimonto e poi vi faccio lo schema. Una cosa che si può fare eventualmente, diciamo come optional, è l'accensione dell'alimentatore solo quando viene comandato dal son off. Come si fa? Per fare questa cosa bisogna prendere un altro dispositivo che può essere anche un son off basic come questo alimentatore valvole, collegare la fase di uscita di questo altro son off all'alimentatore che normalmente quindi rimane spento e creare una scena. Quindi andiamo su scena più aggiungi e gli diciamo se casetta giardino zona 1 on salva, allora dispositivo intelligente alimentatore valvole on salva. La chiamiamo accensione alimentatore, dove all'accensione della zona 1 si accende l'alimentatore e dobbiamo poi farla anche per lo spegnimento. Quindi nuova scena, aggiungi dispositivo intelligente casetta giardino zona 1 off, allora dispositivo intelligente alimentatore valvole off, salva, la chiamiamo spegnimento alimentatore. La stessa cosa dobbiamo farla se abbiamo più zone anche con zona 2 e zona 3. Questi alimentatori a riposo hanno un consumo che è prossimo allo zero, quindi il problema non sussiste. Poi io ad esempio nel periodo invernale quando non bagno tolgo direttamente corrente alla linea dell'irrigazione, quindi per qualche mese a vuoto lui comunque non sta acceso. Cerchiamo un attimo di capire come ho effettuato i collegamenti. Questo è il nostro son off 4CH alimentato con fase neutro. La stessa fase e lo stesso neutro li mandiamo anche all'alimentatore, che sarà un alimentatore 220 24 volt o magari 220 12, normalmente sono tutti 24 volt. Poi avremo l'uscita dell'alimentatore negativo che va in comune a tutte le elettrovalvole. Il positivo che esce va al comune, in questo caso dei tre contatti che andiamo ad usare sul 4CH, e le uscite, quindi uscita 1, uscita 2 e uscita 3,
vanno alle 3 elettrovalvole, quindi le elettrovalvole avranno il negativo sempre presente, il positivo del 24 volt che passa attraverso il contatto del 4CH che arriva alle elettrovalvole solo quando comandato dal 4CH. È più facile a farlo che a dirlo, ma spero comunque con lo schemino di avervi spiegato bene come effettuare i collegamenti. Ora vado a montare tutto nella casetta. Una cosa importante: prima di procedere con la conversione da un sistema di irrigazione normale a uno smart, dovete verificare che dove viene montato il son off ci sia copertura del segnale wifi. Ovviamente io stesso prima di procedere all'installazione ho lasciato il son off 2 o 3 giorni nella casetta esattamente dove doveva essere installato per verificare che non ci fossero cadute di collegamento, interferenze esterne, perché essendo un dispositivo con l'RF 4TT integrato potrebbe avere dei disturbi. Andava tutto bene, allora sono andato avanti col progetto. Calcolate che nella zona in cui volete mettere il dispositivo, se il telefono prende il wifi anche poco, il son off funziona, perché comunque hanno una ricezione migliore degli smartphone e quando un telefono prende poco il son off è stabile e funziona benissimo. Ora vado a montarlo, lo proviamo insieme e poi traiamo le conclusioni. No, via di lì, via! Questa è l'installazione che ho fatto nella mia casetta da giardino, quindi 3 uscite che comandano le 3 zone dell'irrigazione e una quarta che mi accende una luce esterna. Per comandare la luce esterna al comune del contatto ho dovuto portare la fase, perché ricordo questo dispositivo ha solo contatti puliti che attaccano 2 fili e non c'è tensione, quindi portando una fase riesce una fase e potete usarla come un classico interruttore. Un son off 4CH-R3 che a oggi costa sui 35-40 euro, mettiamoci il prezzo di un buon alimentatore, mettiamoci la scatola, insomma in base a come volete disporlo. Comunque spendendo meno di 100 euro riuscite a farmi un sistema di controllo irrigazione domotico comodissimo, ve lo gestite come volete, c'è anche i comandi vocali, più di così non si può pretendere. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video un bel like, iscrivetevi al canale, vi lascio in descrizione tutti i link per comprare dal nostro fornitore ufficiale Expert4House, più quello che vi può servire vi metto i link di Amazon, trovate tutto anche nel canale Telegram e nella pagina Massidattoli Tech Solution. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì. Ciao da Massidattoli!